that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion. Parliamo di innovazione, un'innovazione un po' creativa. Se stai leggendo questa slide, stai per intraprendere un'esperienza artistica. Come ogni esperienza artistica, potrà capitarti di perderti e di ritrovarti. Ogni tanto potrà sembrarti di non capire esattamente il punto della questione, ma alla fine avrai comunque la sensazione di aver colto il senso, o perlomeno la complessità di esso. Buona esperienza e buona digitalizzazione. Chiederti anche, che è una domanda che secondo me è bellissima, perché mi ricordo che quando ero piccolo me la facevano sempre. Cioè, so che non sembra perché adesso c'ho tutta sta barba, però anch'io ho avuto 9 anni e mi facevano sempre questa domanda che era difficilissima. Ma tu, Sofia, che cos'è che vuoi fare da grande? Voglio diventare pittrice. Che bello, che bello! 9 anni e le idee chiare. Bellissimo, ma come mai pittrice? Ti piace l'arte? Sì. Che cos'è per te l'arte? L'arte è disegnare ed è esprimere i suoi desideri e i caratteri e far vedere chi sei. Eppure puoi far vedere la storia, quello che è successo. L'arte è fare desideri. L'arte è raccontare se stessi. Siamo in vita e ogni gesto che facciamo è un gesto artistico, se si va a vedere la definizione, ognuno a modo suo, no? L'arte è raccontare la storia. Bellissimo. Beh sì, cioè se io nasco in un periodo storico mi adeguo a fare quello che è di quel periodo storico. L'innovazione era proprio riuscire a fare degli incontri tra persone e persone, un po' come stiamo facendo adesso, no? È un incontro, poi a sua volta ci sarà uno scambio. Ah, guarda Omar, secondo me il ponte era più incontro se era un po' più su, ed era fisico l'incontro, era letteralmente fisico, dovevi spostarti letteralmente. Ma oggi c'è un qualcosa di diverso, che invece di essere fisico, è virtuale. I ponti non ci sono, gli incontri sono molto più veloci, molto più facili. La cosa che più mi incuriosisce è che tra un periodo e l'altro, cioè tra l'incontro fisico e l'incontro virtuale, c'era qualcosa, c'era l'arte. E c'erano diversi artisti, dai surrealisti a Picasso, che infatti avevano delle citazioni fantastiche, tutto quello che si può immaginare è reale. La realtà non è mai come la si vede, la verità è soprattutto immaginazione. I sogni non vogliono farvi dormire, al contrario vogliono farvi svegliare. E così facevamo la pipa, però questa non è una pipa, no? È una tela, infatti è proprio una tela, però è una pipa, molto affascinante. Picasso, col cubismo che è complicatissimo, voleva rappresentare le tridimensionalità. Dopo 4 anni della sua morte c'è stato Star Wars, c'è stata un'opera in 3D. E quindi guardare quello che fanno le opere artistiche è interessante perché è l'iter progettuale di una realizzazione forse reale. Ovviamente c'è un attimo di distacco. Negli ultimi anni abbiamo avuto un grandissimo up nell'ambito dei supereroi. Superman, abbiamo Superwoman, modificavamo il corpo. E questo è incredibile, lo vediamo molto lontano. Io stesso lo vedo molto molto lontano. Però effettivamente non è così tanto lontana sta cosa. Perché negli anni 50, quando abbiamo scoperto il laser, non ci aspettavamo che avremmo fatto le operazioni all'occhio, la lettura di un CD-ROM, le sfaccettature di una sola invenzione. Questa cosa qua mi incuriosisce molto, perché quando crei un qualcosa, un social network, non pensi che cambierai il mondo. Gli ultimi Nobel di che cosa trattano? Nel 2010 abbiamo avuto il grafene, deriva dalla grafite ed è fatta in carbonio. Ci costruisci tutto, l'Unione Europea ci ha investito 1 miliardo. È flessibile, può essere un conduttore, è una struttura fortissima, tipo nido d'ape. 2020, per aver sviluppato un metodo di modifica del genoma. Voi mi direte, ma Omar, ma perché tu, che sei un creativo, dovresti parlare di queste cose? I creativi ispirano, influenzano. Questa cosa qua, ho fatto qua questa piccola battuta, l'ho letto sotto un albero. Ci sarà un motivo perché ho voluto rappresentare una persona nella natura. Allora andiamo sulla pratica. Il clou
del progetto, dove lavoriamo oggi. Uno Stato ha diverse caratteristiche, ha una forma, ha una sua amministrazione, ha una sua politica, ha una sua superficie, una dimensione, ha dei confini fino adesso, ha una geografia, un tot di popolazioni. Noi parliamo italiano adesso, ma proviamo adesso da qua fino alla fine quante parole effettivamente utilizzerò in italiano o quante i nostri genitori potrebbero capire queste parole qua. Questa è molto... E poi abbiamo una valuta, abbiamo l'euro che c'è in tutta Europa, poi comunque una moneta forte, può essere che la usano, la vogliono anche qualcun altro, e niente, questa è l'Italia, no? E noi lavoriamo qua, cioè io lavoro in Italia, ok, lavoro qua. Il problema è che siamo sicuri che lavoriamo veramente solo in Italia? Siamo sicuri che lavoriamo veramente qua? Questa è la cosa più divertente che mi ha fatto proprio ragionare e fare queste vignette. Hai un lavoro fisso in Svizzera, hai un salario di 5.000 euro al mese e vivi in Cambogia. Il lavoro è cambiato in modo radicale e come la mia professoressa di diritto mi diceva: Omar, utilizza un linguaggio giuridico quando parli e fai un'interrogazione, ok? Qua ci sono proprio delle parole che sono nate, che sono anche complesse, no? È il mercato delle criptovalute, tutto in inglese, la DeFi, PancakeSwap, la decentralizzazione, la struttura, è nato come una sorta di crowdfunding. Ogni progetto effettivamente ha un suo potere speciale, come una figurina. C'è Tether che ha una moneta che è sempre stabile, come il dollaro, ci sono delle monete che sono collegate a dei videogame e ogni moneta offre comunque un servizio. Ogni, progetto ha un suo white paper, si dice, e c'ha una struttura a sua volta. Non sto facendo effettivamente propaganda finanziaria, ma propaganda creativa, ok? Questo lo sottolineo poi in ambito tecnologico e di innovazione. Il colonialismo digitale, questo è molto importante. C'è un colonialismo digitale perché Zuckerberg ha messo un cavo che passa dall'oceano all'altro, lingue che entrano. San Salvador, come valuta dello Stato, ha utilizzato Bitcoin. La Nigeria stessa aveva una deflazione incredibile. Il Venezuela nel 2018 aveva provato a fare una sua moneta che si chiamava Pedro e poi a sua volta è ricrollata tantissimo. Non sono qua effettivamente per analizzare investimenti, io parlo a livello in realtà sociale, perché comunque c'è poco da dire, ci sono persone che si fanno pagare da queste valute, ok? C'è un mondo bellissimo, ci sono i hardware wallet che sono tipo delle chiavette, ok? E dopo ho fatto un attimo di distinzione con questa cosa qua, con il portafoglio analogico, il portafoglio normale, c'è da dire che qua puoi mettere tanti tipi di valute e niente. Omar, ma perché mai vorresti parlare di queste cose qua oggi o quant'altro o questo argomento? Solo per un motivo che mi incuriosisce, che è dove siamo arrivati adesso, no? C'era la bambina che mi diceva: Omar, parla della storia, ok? E parla del tuo periodo storico. E io oggi, anche se non sembra, uno si aspettava che forse parlassi di altro, mi sembra che sto molto parlando del periodo storico attuale, perché il market cap, cioè che sarebbe il grande mercato di tutte le valute, equivale a questi che uno shuttle costa 27,4 miliardi. Tutto il market cap è questo. Le Olimpiadi costavano 22 miliardi adesso, quelle del Giappone, che erano le più care in assoluto. Tu puoi fare tutte queste Olimpiadi. Questi, che non si capisce bene, in realtà è il grattacielo che c'è a Dubai, quello incredibile, altissimo. Uno costa 1,5 miliardi. Amazon, ho calcolato il numero di azioni che ha e quanto vale un'azione ed esce fuori 1,63 trilioni, ok? Poi, la cosa affascinante, e qua arriviamo pian pianino alla creatività, perché questi sono solo dati, no? Allora, Microsoft ci ha messo 44 anni per arrivare al trilione, la Apple 42, Amazon 24, Google 21, Bitcoin 12. Stiamo facendo una crescita veramente esponenziale. C'è una teoria che è la teoria della legge di Moore, no? Di quanto cresce in maniera esponenziale i processori,
no? Che diventano sempre più forti. E mi ricordava quando ero andato a fare uno stage all'alberghiero, prima di fare il liceo artistico, che c'era il cuoco che mi diceva: guarda che a livello chimico abbiamo fatto un calcolo che se tu la carne la lasci fuori dal frigo, ti succede che i batteri crescono in maniera esponenziale, no? E così stavamo facendo effettivamente con la tecnologia. Era un rapporto molto particolare, quella che aveva l'essere umano con la tecnologia. Ok, ho fatto uno screenshot. Un essere umano ha un valore in ambito di mercato, secondo tantissime aziende o testate effettivamente. Ha un valore. Se noi andiamo a scrivere quanto vale, so che sono quelle robe che Google penserà che sono un malato, cioè nel senso, se va a vedere, però ci sta, quanto vale un essere umano, c'ha un valore, ahimè. E in Italia la vita pesa 4,7 milioni di euro, alle Bermuda 4,5 milioni, al Burundi, agli USA vale... E adesso però che i confini si stanno distruggendo, qual è il valore di un essere umano? Qual è? È dove nasce? È se si chiama Omar, se si chiama Omara, se è una femmina, se è un maschio? È il corpo o è qualcos'altro? Guardate, questo è un passaporta e come era all'inizio non ha tanto un senso sta presentazione. A un certo punto ho cambiato da un prato a un altro, no? È tutta un'esperienza. Ve lo ricordate il passaporto? Chi è che di voi ha capito cos'è? Alzata di mano. È un passaporta. Questo sono andato su Harry Potter Wiki, ok? Che è la Wikipedia di Harry Potter. Praticamente nel calice, il calice di fuoco, giusto? Ok. Alla fine toccano questa e subito teletrasportati, no? Un passaporto è un oggetto che è stato stregato per trasportare chi la tocca in un altro luogo, ok? Fantastico, fantastico, è bellissimo. La cosa che mi incuriosisce di più è che la magia da sempre piace agli esseri umani. Se noi prendiamo 10 bambini, questa è una statistica che non l'ho fatta fisicamente ma è nella mia mente, quindi non ho un calcolo vero, ma secondo me se prendiamo 10 bambini e facciamo un esperimento di magia, a tutti piace. Cioè secondo me a tutti, 7 piace, 3 no, perché 3 gli piacevano i videogame, no? E questo è molto interessante, nel senso la magia va sempre di moda, anche come tematica nei film, la magia è una cosa che piace proprio, no? E adesso è il momento di svelare l'opera, ok? Possiamo accendere la luce se si può? Ok, allora, buon risveglio a tutti, buon risveglio e siamo arrivati all'opera. Potete annusarla perché ci ho messo tanto. Potete alzarvi e guardarla. L'ho dipinta in diverse l'ho fatta in diverse location. Ho cercato di usare i colori giusti di questo periodo storico, le forme, la tecnica. Ecco l'opera. Grazie. È anche molto local. Sì, molto local. Prego. Si può vincere l'opera? A chi la rapisce? Bene, allora io finirei le slide se vi va, perché ho toccato solo 2 argomenti dell'innovazione delle tecnologie. Per continuare, oggi come oggi i chip stanno andando molto veloci effettivamente e usiamo anche dei chip che non attualissimi ma che abbiamo scoperto anche decine di anni fa e li utilizziamo anche per scopi diversi, no? E qua ad esempio abbiamo dei chip radio effettivamente che possono andare in induzione, ok? Abbiamo gli NFC, gli RFID e sono i classici chip che li possiamo utilizzare ad esempio, non so, quando vai a sciare c'hai lo ski pass e niente, lo si può utilizzare per andare avanti e andare sulla funivia.
Ok, adesso stiamo entrando in un periodo storico molto potente che si chiama l'Internet of Things. Oggi come oggi che cosa si può fare? Tu puoi attaccare il cellulare direttamente a un dispositivo, qua abbiamo una lavatrice o un frigorifero, e al posto di avere tutte queste manovelle togliamo via tutto, attacchiamo il nostro smartphone e abbiamo la regolazione in touch di quello che può fare il nostro dispositivo. Abbiamo un solo dispositivo, ok? Facciamola un po' come se fosse Harry Potter, una bacchetta magica abbiamo, che la possiamo attaccare e fa quello che fa, ok? Il problema è che sono numerosi i dati. Tutt'oggi i dati vengono gestiti da l'ente che produce o effettivamente il ferro da stiro, la lavatrice. Mi ha molto colpito quanto a giugno di quest'anno, le presentazioni Apple, non c'era nessun prodotto, c'era solo leggi. La legge di copyright, la legge dei dati, la legge di questo e di quest'altro. E infatti, quando andavamo e giocavamo con i videogame, si scaricavano e c'era questa condivisione etica, si chiama, che ad esempio c'era questa cartella che è online, guardi chi è connesso e intanto uploada. C'era peer-to-peer, no? E effettivamente è così che funziona, diciamo, in parte la teoria dei blockchain. Cioè io mi distacco completamente dal valore monetario, no, che parlavamo. Praticamente è a livello teoretico, è la gestione di dati in blocchi che poi tutti quanti la possono vedere le transizioni, possono vedere diverse cose. E quindi se noi creiamo un vero mondo virtuale, di chi è il mondo virtuale? Di una persona? Di qualcun altro? Si è creato un meccanismo che si divide i dati in blocchi praticamente. Entriamo in un periodo dove effettivamente ci sono tanti dati, ma tanti, e allora dobbiamo creare un meccanismo, c'è proprio una rottura, è come dire che c'è stato un totalitarismo, ok? Adesso siamo in una fase di cambiamento. Ci sono anche delle opere artistiche, ecco, questa è la cosa più bella, ci sono gli NFT, praticamente come le monete tipo Bitcoin, Bitcoin, Ethereum e così via, che ogni moneta ha un numero di coin, c'ha una supply. Qua c'è solo un NFT, un unico token, c'è un solo token, un fungible token, non divisibile. Una moneta corrisponde a un'immagine, è come dire che il JPEG, il file JPEG, ha un suo dopo cripto che crea la coin che poi è legata a una rete. Ci sono dei pazzi furiosi, ma ragazzi, ma robe da un giorno all'altro, robe da un giorno all'altro. Facevano gli screenshot di quello che mettevano su Twitter, tipo i grandi creatori, no? Qua c'era Jack, che è stato il creatore di Twitter, che scriveva questa è solo una prova, no? Una roba di questo tipo. Uno ha fatto lo screenshot, l'ha messo, boom. Beh, la casa d'Aste Christie, 69 milioni questa opera, 69 milioni, cioè, ma 69 milioni, cioè nel senso ci facevamo 10 ponti del Museion, cioè è tantissimo, cioè è proprio tantissimo. E per cosa? E per cosa? E qua questo fa riflettere. Potrebbe avere un utilizzo anche nel mercato questa cosa qua, perché questa cosa qua è unica effettivamente, è come dire un'etichetta che è collegata online, che puoi utilizzare un QR code per vedere effettivamente, puoi utilizzare diverse tecniche, una tecnologia è l'applicazione di più tecnologie, per fare tecnologia ci vuole tecnologia, un NFT per un fungible avatar. Avatar sono gli skin, no? Ci sono tantissime robe interessanti anche come applicazioni nel mondo virtuale e così via. Ad esempio, secondo la Montessori, il gioco è il lavoro del bambino. Questa libertà deve essere concessa dai genitori. Per Montessori i bambini dovrebbero essere liberi di scegliere il luogo in cui giocare ed avere a disposizione tutto il tempo necessario per sviluppare appieno le proprie abilità. È tosto, ci deve essere una scaletta. Se non usiamo bene la nostra realtà non è sostenibile. Abbiamo 10 anni di utilizzo del corpo e dopo siamo usurati. 10 anni. E la cosa più grave è che se noi guardiamo come i medici vogliono guardare il corpo come una tecnologia effettivamente, noi abbiamo una durata in Italia dagli 80 ai 90 e non vediamo neanche quanto effettivamente con la velocità della tecnologia si possa usurare con la tecnologia. Non abbiamo neanche il tempo di vedere gli effetti collaterali. Boom!
Siamo in un castello di sabbia ed era interessantissimo perché qua arriviamo anche sulla persona. Tutta questa presentazione è fatta da sitografie, come avete visto, sono collegamenti mentali, incontri come la slide di prima. Un essere umano è fatto da più esseri umani. Noi siamo, infatti è per quello, dare un valore a un essere umano, come abbiamo visto prima, è folle. È folle, ognuno si esprime in base alle proprie esperienze, i propri ormoni che sono usciti, le proprie isole della memoria, ognuno si esprime così e noi non siamo altro che il risultato di questo. Questa presentazione è il risultato di tantissime altre persone, come la tecnologia d'altronde. Va bene, e perché Jeff Bezos finanzia una nuova società per la ricerca di un'elisiera anti-invecchiamento. È giusto che la creatività, ma non solo questa disciplina, ma altri, pensano anche delle cose che sembrano fantasiose. Bisogna guardare, secondo il mio punto di vista, molto la natura. Secondo me la tecnologia nasce proprio dall'osservazione della natura, no? E dobbiamo scegliere, secondo me, se essere delle api. La caratteristica affascinante delle api è che funzionano a feromoni. Grazie ai feromoni le api scelgono subito chi è l'ape regina ed era un'ape come le altre. Da piccolo gli danno più da mangiare. Quell'ape diventa più forte, ok? Ha il beccone dritto, tipo un supereroe. Era questa la cosa affascinante. Eravamo un po' come le api, perché anche noi siamo un organismo effettivamente. Solo che abbiamo la possibilità proprio di immaginare ed era una cosa affascinante. Sapete la storiella di Ali Baba? La sapete tutti. A un certo punto Ali era là nascosto, ok? Sotto una roccia, vede i 40 ladroni che entrano e gli fanno "Apriti sesamo!" E faccio, Ali non si rende conto, con una parola si è aperta sta pietra, si è aperta ed era rimasto incredulo. Poi ha visto dentro quello che c'era, ha detto "Bah, me la metto via, è così che funziona, appena vanno lo rifaccio." Ma era stupito e sta fiaba la si raccontava e tutti quanti di quella popolazione dicevano "Ma no, è impossibile", perché poi erano leggende, fiabe, ed erano leggende, era un atto creativo questo era un atto creativo, di un creativo che ha raccontato una fiaba, una storia impossibile, no? E infatti concluderei con l'ultimo video. Wow! Apriti sesamo! Apriti sesamo! No! Grazie a tutti! Avete qualche domanda? Avete qualche domanda? Alla tua opera la vendi in NFT? In realtà, l'opera nasconde qualcosa. Non avete colto? Nasconde? Ho detto che è scansionare. Forse, qua? Vediamo qua, mountain. Congratulations. This is the secret of the painting. Now if you really want to take and see the artwork here you can find it. Avete un minuto per vedere la storia di questo quadro? C'era un link anche di un video, perché quello che fa l'opera è la storia. That sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat, tested by the potion, loving this devotion. Live it up, sweet emotion. Every time, every night, you and I on a roll. Switch it up, where I'm going. Stay on the fly, just in time, know the right way to go. I'm on the road, it's my time, taking control of my life. I want to run the red lights, I've got to run
a tutti. Grazie. Basta. Finito. Questa era la montagna. Chi vuole? I've heard about this NFT project a while ago, probably during the lockdown in the corona times, and I was just sitting at home and I was using a lot of time of social media, networks, browsing new technologies, and it is fascinating. And then lockdown came about and lockdown was over and we started to go into the mountains again, and I was like, man, this dude, he did a treasure hunt, and going into the mountains is nice, but going there with an actual objective is something else, something which goes beyond pure nature. This is the combination of nature and technology, which is fascinating. Ciao ragazzi, siamo tra le Dolomiti e c'è il primo NFT raro qui, alla ricerca di questo ledger in cui è stato messo un NFT e l'hanno incastonato su nelle montagne. Beh, ho già visto le persone che cominciano a salire e dopo aver preso il pin dell'hardware wallet spero di trovarlo. Also Leute, ich mache jetzt auch hier diesen NFT-Walk, weil mich interessiert auch super der Kunstaspekt dabei. Ho deciso di fare una strada un po' alternativa, quindi prenderò la seggiovia qui, la funivia, e spero che questa mia strategia mi possa permettere di trovarlo un po' prima rispetto agli altri concorrenti. Vado, che devo essere il primo a trovarlo.